Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune in cui andremo a vedere la figura dell'amministratore di utenti. Una figura semplice da trattare ma non meno importante delle altre all'interno dell'account, anch'essa nominata dall'amministratore o dal Global Administrator e che, faccio presente, contiene di default anche i poteri dell'amministratore di licenze che abbiamo visto in una precedente lezione. Ha poteri operativi, nel senso che può gestire i nomi utente, eliminare e ripristinare gli utenti e reimpostare la password. Non ha poteri di creazione sulle applicazioni che si vedono qui in basso e non ha nemmeno poteri di condivisione. Quindi si possono aggiungere tramite questo ruolo utenti e anche gruppi, quindi si possono creare utenti e gruppi come abbiamo visto nella prima sezione e si possono quindi gestire i nomi, cosa che in quella sede non abbiamo visto, gestire i nomi, eliminare o ripristinare utenti, reimpostare la password. Si fa tutto dallo stesso ambiente, quindi vediamo come. Innanzitutto andiamo a dare il ruolo di amministratore di utente a qualcuno per vedere come si fa. Anche in questo caso scegliamo l'avvocato Cristina Bianchi, gestisci i ruoli, accesso all'interfaccia di amministrazione, amministratore di utenti. Anche in questo caso non vado a salvare le modifiche, quindi volendo fare quelle tre cose, cambiare il nome, reimpostare la password o eliminare e ripristinare l'utente, vediamo che queste tre cose si possono fare tutte da qui. Quindi posso da qui gestire il nome e quindi andare a cambiare il nome che precede la chiocciola nell'indirizzo di posta elettronica. Posso reimpostare la password dell'utente, quindi in questo caso oltre a queste due spunte andrò a mettere la spunta anche qui, crea automaticamente una nuova password, richiede a quest'utente di modificare la propria password al primo accesso, inviami tramite mail le informazioni di accesso. Quindi qui vado a mettere la mail dell'utente e riceverà nella mail le credenziali provvisorie con cui rifare l'accesso all'organizzazione. Poi si è detto che l'amministratore di utenti può anche eliminare un utente. Cliccando qui su elimina utente e definitivamente qui su elimina utente. Ora l'avvocato Cristina Bianchi scomparirà dalla lista, ecco è scomparso e lo troverò nella lista degli utenti eliminati. Ecco l'avvocato Cristina Bianchi da cui posso anche dire ripristina questo utente, quindi qui mi rigenererà una password che arriverà all'utente. Comunque cliccando su ripristina io ho ripristinato, chiudi, e a questo punto l'avvocato Cristina Bianchi lo ritrovo nel gruppo degli utenti attivi e quindi sarà, eccolo qui, sarà disponibile questo utente per essere inserito nei gruppi e per svolgere tutte le attività dell'account Office 365. Quindi per quanto riguarda l'amministratore di utenti chiudiamo qui, è stata una figura semplice da trattare, ma anche questa ha ovviamente la sua importanza all'interno dell'account Office 365. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!